Io so chi sei, che parli assai, fai il chiacchierone con la madama. Se sto coi miei, tu non ci stai, fai il chiacchierone. Signori miei, buongiorno, bentornati. Sabato, sono le 11:17, sabato 19 aprile. Non giro mai di solito video il sabato, cose del genere, no? Però ieri avevo un mal di testa micidiale, però a voi non interessa nulla. Però questo è il motivo per cui oggi giriamo questo video sabato. In realtà le cose da dirvi sono però comunque sono qui per aggiornarvi sulla situazione. Riguardo l'ultimo video, se vi ricordate dovevo fare l'esame di TSV, anzi l'ho fatto. Sono usciti i voti e ho preso tipo 26, 27, una cosa del genere, non mi ricordo neanche. L'unica cosa che mi ricordo è che praticamente mi ha messo tipo 26.94, cioè io vorrei capire come hanno fatto a dire che non valgo quei 6 punti in meno. Vabbè, non tanto per i 6 punti, dei micro, no, neanche 6 punti, che diamine sono vabbè, una porzione di 0,6. Assurdo. Per quanto riguarda il resto, questa settimana bella chill, in realtà molto tranquilla, in un certo senso si lavora, si continua ad andare avanti, la situazione lavorativa si è stabilizzata, stiamo procedendo in maniera molto lineare, devo dire sono anche felice del risultato, il sito sta procedendo molto bene. Il mio la nuova posizione che sto coprendo, il supporto alla startup, sta andando abbastanza bene anche quella. Come immaginavo ci sono sempre delle revisioni da fare, quindi ho analizzato un po' il back-end, ho dovuto fare delle richieste a chi si occupa del back-end per sistemare comunque delle route, eccetera, eccetera, eccetera. Però sommariamente, dai, non possiamo lamentarci perché funziona. Di una cosa sono molto felice, che è questa, ed è il motivo per cui sto facendo questo video, che è questo bel pacco che mi è arrivato ieri, solo che avevo un mal di testa e non l'ho aperto. Cioè è assurdo, guarda. Il rispetto che io ho per questo canale è assurdo. Io ho aspettato per aprire questo pacco. Niente, comunque andiamo ad aprirlo effettivamente, perché oltre a questo mi sono segnato, non ho tanto da dirvi se non i progressi effettivi dell'app, ma dell'ultima app che sto lavorando dovreste aver visto forse anche qualche video a riguardo. In realtà non lo so perché devo girare dopo, non voglio dire cose, però comunque ne parliamo a fine video dei progressi della mia applicazione, della mia nuova applicazione. Bene signori miei, in questa, non lo so, questa ripresa che cioè è al limite tra il che figata e il Dio mio, ma che mi hai fatto a mettere la telecamera lì, cioè non hai proprio gusto. Andiamo ad aprire questo pacco perché qui dentro c'è qualcosa di molto interessante ed è dovuta nello specifico ad un commento di qualcuno di voi, perché io avevo questo panino nella testa e mentre che lo apro vi spiego. In pratica questa settimana è uscito, lo apro senza niente, ce la farò. Comunque in questa settimana è uscito uno dei miei ultimi video, il mio primo video di coding session, comunque qualcosa di questo stampo, dalla durata di 51 minuti. Devo essere sincero, non mi aspettavo niente da quel contenuto, era un qualcosa che volevo fare io, come in realtà la maggior parte delle cose che faccio, cioè nel senso, spero che sentiate, avevo voglia di farlo, no? Quindi ho detto ma perché? Facciamolo, vediamo se a qualcuno può interessare. Mi sono confrontato con la community su Discord e mi hanno detto tutti quanti guarda, secondo me è una figata, e ho detto madonna, assurdo, cioè è figata, no? E parallelamente ho girato i primi due, infatti questa settimana qui ne uscirà un altro, non lunedì, martedì probabilmente ne uscirà un altro, e non quando stai vedendo il video, penso sia già uscito, quando uscirà questa, lo spero. E in pratica girare questi video non è tanto complesso perché come avete visto sono molto tranquilli, metto lì la telecamera, parlo e via così. Il problema è montarli perché alla fine non devo fare tanto montaggio, il problema sta nello scambiare tra telecamera 1, telecamera 2, queste cose così, no? Avete capito? E parallelamente poi riguardarsi comunque tutto il video, quando molte volte non ce n'è bisogno, no? Potrei fare comunque un filone lineare. A questo punto pensavo di ottimizzare il processo, ho detto guarda, ma se io ho la telecamera, mi interconnetto, ho un sistemino per fare gli switch di camera eccetera, posso ottimizzare il processo di registrazione così che poi il montaggio diventa veramente lineare, no? Bene, qualcuno di voi ha avuto la strana idea di dirmi un'altra cosina che avevo in testa, ma ho detto vabbè, ma se diventa abbastanza improponibile. Mi ha detto guarda, ma sto contenuto lo faresti mai in tipo in live? Ho detto wow, che figata, sarebbe una cosa da provare. 20 minuti dopo ho ordinato tutto. E che cosa ho ordinato? In realtà il fulcro è un altro. Ho ordinato questo... Madonna che scatolo, qui ci dovrebbe essere un cavo gigante perché la telecamera che sta registrando adesso, la ZV-10, dovrebbe avere un'uscita video che però diciamo che ho scoperto dove ho ordinato perché non bisogna mai ordinare con la scimmia. Questa uscita, no non è vero, non è il cavo, c'è qualcos'altro qui dentro che non so perché il cavo sta qua, mi sono già dimenticato che ho ordinato perché questo è il cavo.
In pratica con un cavo USB-C è possibile portare il tutto, la parte video, verso direttamente il computer, diventa praticamente una webcam e di conseguenza mi va, diciamo, a ottimizzare un po' tutto il lavoro. Il problema che ho scoperto è che sempre la ZV-10, che adesso vedo un po' piegata, Dio mio, in pratica esce solamente a 720 in questa maniera qua, quindi non so quanto sia ottimale, dovrò spendere altri soldi per prendere semmai una scheda di acquisizione, vedremo. Comunque è un cavo comunque USB-C di circa 2 metri, non fa mai male, dai, pensiamola così, non fa veramente mai male. Mi sono ricordato cosa c'è qui dentro e ve lo faccio vedere, perché logicamente utilizzare una videocamera per registrare, no? Vuol dire tenerla sempre accesa, e per tenerla sempre accesa ci sono due modalità: o la tieni sempre sotto carica, e no perché mi rovino le batterie, o compri una di queste qui, cioè una dolly. Spero che abbiate capito, cioè praticamente è una batteria tampone che si mette dentro e in realtà è connessa alla batteria, quindi di conseguenza è sempre carica. Questo ci permette di non rovinare quelle che sono le batterie effettive che io utilizzo. Visto che c'ero, ho ordinato anche questo pad che volevo mettere qui, finalmente. Sì, sto rivalutando la possibilità di rifare la scrivania, quindi piano piano compro delle cose. La confezione è una figata, poi adesso appena chiudo lo metto e vediamo. E poi il fulcro di tutto, quello che mi è costato effettivamente di più e di cui sono abbastanza felice, l'Elgato Stream Deck Neo. Questo gioiellino qui l'ho pagato tipo un centinaio di euro e deve essere una figata perché potrò fare quello che volevo dire, quindi tramite OBS controllare telecamera modalità 1, modalità 2 e di conseguenza effettuare gli switch. Madonna ragazzi, puzza di tipo di bruciato. Oddio mio, spero che sia integro dentro. Dicevo, poter fare quello che dicevo, quindi di conseguenza andare effettivamente a controllare le camere tramite questo gioiellino qui. Ora, se mi lasciate un momento di privacy, vado a montare tutto e proviamo a vedere se effettivamente, facciamo un test al volo, se effettivamente funzionza. Vediamo se funzionza, no? Vediamo. Madama, se sto coi miei. E quindi, signori miei, eccoci qui. Allora, non so come vedrete adesso la qualità. In realtà penso di essere riuscito a importare un 1920x1080. Guardo qui perché effettivamente io qui ho tutto. È molto interessante come cosa. E soprattutto ho setappato il sistemino qui sotto per fare questa roba qui. Guardate, boom. Cioè dai. Cioè, ditemi dai, non sono soldi buttati. Non sono soldi buttati. Ma comunque, dicevo, ci siamo. Oggettivamente col sistema ci siamo. Ultima piccolezza, probabilmente questa clip qui la vedrete molto morta perché non ha LUT, siamo in S-Log 2, iMatrix eccetera, quindi dovevo applicare la color correction, solo che non accetta le color correction, o almeno ne accetta di modi strani. Ho cercato di applicare la mia da DaVinci che comunque porta 3000 cose sopra, però non gli piace. E quindi devo smanettarci un secondo. La cosa interessante è che riesco a portare dalla camera il mio microfono, che quindi è qui direttamente nel computer, quindi usare l'audio del computer. Per me questa è una roba assurda. E come vi dicevo, a parte questa sedia che scricchiola in una maniera impressionante, che è il prossimo acquisto che farò, il setup c'è. Sommariamente il setup c'è. È veramente molto bello. Quindi bomba, vi faccio vedere, tipo, capito, io posso fare una roba del genere, cliccare. Vi dico anche che da qui posso fare così. Attenzione, boom, e si apre cursor. Assurdo. E qui facciamo codice. Bomba, facciamo calcio. No? E niente, sono abbastanza felice, adoro queste cosine qui. E vabbè, diciamo che tra gli obiettivi c'è sicuramente, vi modifico, scusatemi, è troppo divertente. No, dove era quell'altro? C'è sicuramente rendere questa schermata più bellina, in un certo senso anche solamente il quadrato. Sapete che nell'altro, quando lo registravo, lo rendevo più bello, ora devo automatizzarlo il più possibile. Però dicevo che sommariamente ci siamo. Sarebbe bello aggiungere anche qualche transizione, ma da quello che ho capito non hanno un formato classico che può essere quello che uso nei video come transizione pulita, ma vuole delle cose belle schematiche, quindi vedrò finché posso spingermi. Fatemi sapere se vi può piacere. Io ancora non so la qualità effettiva di tutto ciò, quindi la vedrò con voi. Fatemi sapere se ci sta e soprattutto se vi può piacere, perché nel caso poi compro anche la scheda di acquisizione, così siamo tranquilli. Quindi ora, dopo aver setappato tutto questo casino, vi faccio vedere, anzi vi parlo un secondo della questione aggiornamenti dell'app. Ok signori, prima di salutarci anche oggi devo dire che sono molto felice di questo upgrade. Poi logicamente va tutto sistemato, avrete sicuramente visto la scena, la mia scrivania è un casino, c'è anche una pastiera se può
se vi può interessare, quindi capite bene che è un po' un casinotto, però vabbè, adesso sistemo, mi preparo per i prossimi video, quindi questo è un video un po' più chill, me lo posso permettere. E vi ho detto un po' tutto, quindi abbiamo fatto l'unboxing, eccetera, eccetera. Vi volevo parlare in realtà di una figata che non vi dirò, ve lo dirò direttamente nel video associato all'applicazione, perché l'ho scoperta mentre avanzavo nello sviluppo dell'app, che attualmente si chiama Balance, non lo sappiamo, non ha ancora un nome, ma devo dire che stiamo andando fluidi, ed è una bomba perché ho già integrato tutto il sistema di autenticazione. Finalmente, devo dire, nell'ultimo video avete visto sicuramente, quello ve lo lascio qui se mi ricordo, comunque parlavo dell'autenticazione, sono passato a Better Out. Qualcuno mi ha detto perché non continui a usare Supabase in self-deploy, eccetera, eccetera. Io ho dato una motivazione che comunque era che volevo distaccarmi da quelli che sono dei servizi specifici che vanno a implementare una serie di cose e quindi distribuirle quando voglio. Cioè, ho bisogno di un S3 buckets, lo faccio, non ne ho bisogno, non lo devo avere. Invece Supabase logicamente lancia tutto. Mi viene però adesso da dire, dopo averci lavorato un po', che effettivamente sta qui. È 20 anni avanti, ragazzi, cioè Better Out è veramente mostruoso. Ho integrato l'autenticazione lato mobile, che attenzione non è la stessa cosa del web, in alcuni punti è un po' più rognosa, soprattutto su Supabase molte volte mi ha dato problemi la gestione del token e per ogni tipo devi pensare a 3000 cose, mentre per Better Out è stato un processo veramente lineare. Ho integrato come sistema di autenticazione un sistema senza password, quindi momentaneamente abbiamo sia Google che Apple logicamente per accedere, ma non sono ancora integrati, li metterò alla fine. Ma come sistema primario effettivamente per testare ho integrato il concetto di email OTP. Mettete la mail, vi mando un OTP, lo inserite e va. Ragazzi, posso dirvi che l'ho implementato nel giro di 15 minuti in un flusso lineare, senza errori, le configurazioni, la documentazione è semplice. Vai qui, nei plugin, metti questa è la funzione che chiami, questa è la funzione che fai e metti come mandare la mail. Ho utilizzato, mi sembra, NodeMailer, qualcosa del genere, che neanche ricordo come nome, setappato l'SMTP, la mail va, posso modificarla come voglio, tutto che funziona tramite il mio server, quindi Next.js se ne occupa lì perché sapete, distribuito la cosa, ci sono i video logicamente, quindi potete andare a vedere, ed è una bomba e funziona bene. Sto scrivendo codice proprio boom boom boom, cioè proprio assurdo, quindi tutta l'autenticazione è pronta, ci sono sia login sia registrazione, funzionano e non è da poco. Credetemi, non è da poco, l'autenticazione molte volte è rognosissima, si sta lì giorni a dire no, ma perché non funziona, perché Supabase a volte il logout non funzionava perché non puliva bene la memoria, cioè lo storage che utilizzava, mi pare che lui utilizzava async storage probabilmente, comunque qualcosa del genere, non lo puliva bene molte volte, quindi avevo delle discrepanze. Qui è pulito, cioè non c'è altro da dire, pulito, si mette il plugin Expo Client, lui capisce che è Expo, gli metti il Secure Store, mi pare, ma va poi, tutto. C'è un'astrazione che è comoda. Anche Supabase faceva un'astrazione, ma molte volte bisognava intervenire. Io mi ricordo che la mia funzione di logout, per esempio, faceva la sua chiamata e poi, per sicurezza, mi dovevo forzare una serie di pulizie. Ha senso? No, può darsi che effettivamente potrei essere anche io che ho implementato delle cosine male, c'erano le discrepanze. Certo, è sicuramente possibile, però se vi devo dire l'esperienza con Better Out attualmente è nettamente superiore. E comunque è questo, sto scrivendo abbastanza codice, infatti ho proprio voglia, penso che stasera me la passerò completamente a scrivere codice e continuerò l'app perché ho voglia di farla uscire, ho voglia di fare. E altra piccolezza, stiamo lavorando direttamente con la development build, lo consiglio a tutti, non passate proprio per Expo Go, fate direttamente una development build e poi lavorate lì. Perché questo? Perché vi assicurate che effettivamente builda. E per quanto riguarda invece Paradigma, prima di salutarci completamente, sapete che Paradigma è un po' il mio boilerplate per fare questi progetti, ho deciso di prendere Paradigma, portarlo e scrivere Balance, comunque come si chiamerà avete capito, no? Perché una volta concluso Balance posso prendere tutti gli elementi principali tipo l'autenticazione, riportarli in Paradigma e boom, abbiamo un sistema che effettivamente funziona e che può essere riciclato, riutilizzato per n applicazioni. Quindi, come al solito, spero che questo aggiornamento settimanale vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa roba qui, di quello che ho montato, dell'applicazione, soprattutto avrete visto sicuramente qualche video su quella, fatemi sapere cosa ne pensate. Io devo sistemare qui e poi oggi registrerò altri video e è un po' come andrà la cosa, però
io vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un commentino, un mi piace e noi ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao ragazzi!